Buongiorno e buon lunedì 2 settembre 2024. Oggi per molti finiscono le vacanze e si torna al lavoro. Noi invece siamo in vacanza, ci troviamo in una città che lega Aprilia, la nostra città, Nettuno, e questa città è Corinaldo, in provincia di Ancona. Corinaldo è una delle città definita dei borghi più belli d'Italia, più conservati. La cinta muraria risale al 1300. Questo è un piccolo scorcetto. E qui a livello enogastronomico si può apprezzare il verdicchio e i svincisgrassi, che è una lasagna un po' diversa da quella normale. Guardate qua, guardate. Conservate in modo quasi perfetto. Momenti caduti. Amore, buongiorno. Buongiorno. Un giro qua. Siamo in giro qui a Corinaldo. Che si cammina sulle mura. Cosa lega questa cittadina ad Aprilia Nettuno? Una delle sante più venerate d'Italia, patrona anche insieme a San Michele della nostra cittadina d'Aprilia, Quasi mai menzionata. quasi mai purtroppo menzionata. Invece qui gli hanno dato il giusto tributo. Qui tutto richiama a Santa Maria Goretti, anche la chiesa che abbiamo visto prima, la chiesa della Dolorata, e alla dedicata, quanto abbiamo letto su di un cartello che lì hanno lasciato. Quindi non era stata nel ristorante i Tigli? No, sono fatto del passiare, questa è una macchina, posso salare di Non lo so. Che c'è qui? Questa è un'ex chiesa, quindi. Dovrebbe essere a pianta locale, quindi giri come sempre. È un castello, quindi è cinto di mura. Essendo cinto di mura, adesso stiamo facendo il perimetro esterno. No, per così. Cerchiamo di capire, cerchiamo di vedere il più possibile. Qui c'è una. Non era che la casa, no? Purtroppo i nostri 50 anni si fanno sentire. Non è la casa. No, perché la casa esterna, poi andiamo a visitare. Lo sa. Sta esterno, vista su Google Maps.
Questa è Giacomo, la casa di Giacomo Maretta. Questa è una scuola. Andiamo di qua? Cioè, qui da riprendere tutto, tutto bellissimo. No, è stupendo, stupendo. È conservato in una questione, una cosa. Ecco qua. Questa è una scuola materna? Marietta. Ah no, c'è come Marietta. Il santuario sta di qua di Santa Maria Goretti. Ah, Se la vedi, è quello lì, quello è il santuario. quello che si palesa davanti a noi è il santuario di Santa Maria Goretti. Come dire, togliamo Marietta, non lo faccio. Ah beh, qui. Poi che la scalinata. Cosa scalinata? Guarda che bello. Questo video lo vorrò concludere a Nettuno con la visita al santuario dove riposa Santa Maria Goretti. Eccola La qui. stessa foto di Santa. Esatto. Ecco qui. Non lo so, vediamo. Quello che abbiamo visitato è il santuario di Santa Maria Goretti qui a Corinaldo. C'era anche un gruppo di preghiera di fedeli con una suora che ha spiegato bene tutta la storia. In questa basilica cattedrale è costruito anche il corpo di colui che commise l'omicidio. Più la mamma. Ti è piaciuto, Antonella? Molto.
Pozzo della Polenta. Pozzo della Polenta. Pozzo della Polenta, dove dice che c'era cascato uno per raccogliere un sacco di farina che gli era cascato, però è stato ricostruito in realtà nel 1980. Esatto. Non è proprio quello originale, giusto? Ho studiato. Esatto. Questa è la famosa scalinata della piaggia La piaggia, le 100 scale. con le 100 scale. E noi stiamo qua. Adesso fammi vedere un attimo una cosa. Stiamo andando a vedere il Pozzo della Polenta. C'è un presepio. Qui nel 1978 sconcò la scintilla che incendiò lo spirito gioioso degli scalinari, i quali vollero ribaltare la nomea dei polentari loro attribuita in una risonanza festosa che diede lustro a Corinaldo. Senza fare scale. Sì, sì. Tutti i vicoletti che poi vanno a rifinire, tutti i vicoli che poi vanno a rifinire, ecco le mura. Quindi? Qui è chiuso. Perché lei mi ha detto Che c'è, no? Bellissima Corinaldo, bellissima, conservata in modo... Sembra che il tempo si sia fermato ieri. Adesso cercheremo di salire sulle mura. Ce la facciamo e fare un pezzo visitabile delle mura. Siamo lungo il camminamento delle mura. Voi immaginatevi nel Medioevo dei soldati che camminano di guardia qui. Cosa? Sì, per non fare sbatte. Se torna indietro. Qui una volta si entrava, vedi, c'era quella porta chiusa, murata. Probabilmente c'erano delle scalette. No, questo già c'era. Fidati che c'è. Vedi, Antonella? Tu arrivi qui. Questa c'era una finestra murata qui. Qui o c'erano delle scalette e si saliva su. Qua però. Il camminamento non è tutto percorribile, solo una parte. Quindi noi stiamo percorrendo la parte aperta al pubblico. Lo skyline di Corinaldo.
Fare siamo andati, siamo messi qua noi. Santa Maria Goretti. Madonna. Adesso se la troviamo andremo alla casa natale. Sì, ma c'è sul Maps, visto che c'è la casa natale di Santa Maria Goretti, anche quella visitabile, dove ovviamente lei è nata e vissuta con la sua famiglia fino a quando si è trasferita alle Ferriere in località Aprilia, e tutte le mattine andava a piedi alla chiesa di Nettuno. Per tale motivo i suoi resti, le spoglie mortali, stanno lì, anche se qui c'è il frammento dell'osso col quale lei si difese dal suo aguzzino, perdonato da tutti, da lei, dalla madre. E l'unica cosa che non si ha più traccia, perché una bomba caduta nel cimitero di Nettuno, una bomba americana, ha fatto perdere tracce, sono le spoglie del padre che era sepolto al cimitero di Nettuno. Ci siamo spostati di pochissimi, neanche 2 chilometri, e ci troviamo qui, in quella che era la casa natale di Santa Maria Goretti. Diciamo prima una ripresa esterna. Qui è un monumento dedicato alla mamma Assunta, e questa è la casa natale che ricorda molto le Ferriere, quella delle Ferriere.
si conclude qui la nostra visita alla casa natale di Santa Maria Goretti a Corinaldo, Petrecella di Corinaldo, e vorremmo concludere questo video facendo le riprese sia alla casa che al santuario dove riposa, a Prigliale Feriere, la casa del martirio, e a Nettuno al santuario. Buongiorno, anzi buon pomeriggio cari. Oggi è il 3 settembre, martedì. Per voi è passato un millesimo di secondo da quando eravamo lì da Santa Maria Goretti. Per noi invece è passata un'intera giornata. Anche oggi fa caldo, ma meno caldo di ieri perché poi è stato un temporale di mezzo. E ci troviamo in questo posto. Come si chiama questo posto, Antonella? Come si chiama questo posto? Piticchio, che è uno dei castelli di Arcevia. È spettacolare, bellissimo. Guardate. Con noi avevate visitato Loretello e oggi invece visitiamo Piticchio. Qui siamo intorno alle mura. No, ci si vede. Che cosa? Molto bello, molto caratteristico. Anche questo conservato benissimo, è conservato benissimo. Peccato che siamo nei pressi di un castello nemico, perché Arcevia e il suo, distretto nel Medioevo attacca Domo e la conquistò pure. Ricordo dove
Eh sì. Queste tutte la cinta. Salve. Sono in corso i preparativi per una festa. La festa del castello, penso che. La vuoi? Ci prendiamo una Coca-Cola, ci prendiamo una Coca-Cola. Va bene. Tu Coca-Cola? Tu Coca-Cola? Questo paese ricorda molto Castiglione, le entrate di Castiglione, sul lago Trasimeno. Piccolo castelletto, conservato benissimo. E adesso andremo al castello di Montale, che è un altro castello qui di Arcevia. Quindi se vi piace, ricordatevi di mettere un like e iscrivervi al canale. La Val d'Orcia marchigiana. Un po' di storia di Piticchio. Fate il fermo immagine e leggete. E ora ci troviamo al castello di Montale. Questo castello, anche lui fa parte dell'influenza di Arcevia. Non riusciamo a trovare l'entrata, sì. C'è l'entrata? C'è l'entrata, sì. Fortificato bene.
Anche qui il circolo Agli. Ah. Praticamente credo che il paesetto sia finito qui. I bagni come una volta. Eh sì. Praticamente è molto più piccolo del precedente castello. Spartaco. Verona, famosissimi. I famosi Gnidi di Verona sono spettacolari. Ah. Adesso vediamo un attimino come proseguire la giornata, altrimenti vediamo un attimino, vi facciamo sapere. Castel Palazzo. Questo è Castel Palazzo, un paese sempre del Castelli di Arcevia, fondato nel XIV secolo, quindi 1300. Le Marche sono eccezionali, offrono paesi, luoghi, scenari incredibili, ben conservati. Come tornare indietro? Finito? No, devi scendere giù. Qui si scendono in questi conicoli.
Questo è un paese che si arrampica, poi lo faccio vedere da sotto quanto è grande. Un paese che si arrampica tutto sul monte, quindi salire non è semplice. Sono solo curioso di vedere qui che c'è. Guardate che cunicoli, accendo la luce perché qui. Guardate qui. E da qui si continua a scendere. Guardate che vallate. Qui si arriva su. Torniamo da dove siamo passati. Bello forte. Se riesco lo faccio vedere da sotto come si vede. Questo paese, che poi sotto adesso vi farò vedere quanto è grande, conta in inverno, che sta adesso qui è un residente stabile, 8 abitanti e nient'altro, 8. L'estate un po' si riempie, ma non tanta roba. E questa è la sua storia, anche qui. Se vi va, mettete un fermo immagine e ve la leggete. Allora signori, come vi dicevo, Castel Palazzo di Arcevia, che conta 8 abitanti, è questo. Guardate, 8 abitanti per un palazzo come questo. Poi qui sotto passa anche un fiume. È un fiume? Un po' secco, sì. È un rigagnolo che passa qui sotto. A notare, non c'è un'anima. Sembra di stare in un film di questi catastrofisti che non c'è niente. Siamo solo noi. Quella casa è abitata, le altre tutte chiuse. Un silenzio assordante, bellissimo. E con Palazzo Castello alle spalle, io non so se chiudo questo filmato, ma non è che lo chiudo perché lo chiudiamo, come abbiamo detto, alle feriere e a Nettuno. E per il momento saluti. Buongiorno e buon giovedì 5 settembre 2024. Come promesso, siamo partiti da Corinaldo e oggi siamo qui.
dopo la casa natia di Santa Maria Goretti, oggi siamo alla casa del martirio, per concludere il video come promesso. Ci troviamo a Nettuno, ai confini con Aprilia, località Le Ferriere. Questa era la casa, che ora è chiusa. Qui c'è un cancelletto, poi si sale su, dentro è visitabile. Questa mattina è chiusa, ho letto su internet che era aperta, ma invece il periodo estivo apre alle 15:30. Buongiorno. Andiamo a vedere. Sì. Questa è l'immagine del film. Sì. Credevamo fosse chiusa, invece siamo riusciti ad entrare nella casa, diciamo, dove poi è avvenuto il martirio. Ma scusa, noi non stavamo qui, il palazzo non è questo. Sì, dietro.
Vedi? Mhm. Che ne abbiamo fatta qui? Eccola qua. Esiste anche Camera un... del perdono, la camera dove morì Santa Maria Agnetti. E sarebbe uno. Eccola. Che sta? Sta al porto. C'è anche un itinerario di Al pellegrinaggio cimitero a c'è la piedi. sua cosa, vedi? La tomba. Ci troviamo a Nettuno, davanti a noi la basilica. E per concludere questo giro a Santa Maria Goretti, qui si vede una tromba d'aria che ha fatto un po' di danni. Tutto un po' distrutto. Guarda quella macchina. È sprofondata la strada. Piccolo fiore, Stiamo andando alla cripta di Santa Maria Goretti. semplice tu, porti la gioia del sì, con il coraggio e il viso aperto di chi sa che l'amore è avere mani forti e pure, un cuore come il cielo. L'amore non si arrende, è come l'acqua di sorgente, amico mio. L'amore è Dio. E venne la notte e il piccolo fiore conobbe il gelo, l'inverno e il dolore, ma nel campo di Dio rifiorirà, rifiorirà. Piccolo fiore, sei il sorriso del Signore, il mondo non sa quale tesoro è in te, ma tutti i fiori di campo sanno che l'amore si fa sorella, madre, fratello e padre, amore è perdonare, l'amore non si arrende, è come l'acqua di sorgente, amico mio, l'amore è Dio, l'amore non si arrende, è come l'acqua di sorgente, amico mio, l'amore è Dio. Amore è un piccolo fiore di campo
come te. Ci troviamo sempre qui a Nettuno, presso la chiesa La Tenda del Perdono. Qui è il luogo dove Santa Maria Goretti tornò alla casa del padre, dopo aver perdonato il suo assassino. La Tenda del Perdono. E concludiamo qui questo video, che è partito da Corinaldo, è passato per Arcevia e i vari castelli di Arcevia, ci ha portato alla casa natia di Santa Maria Goretti, la sua chiesa a Corinaldo, alla casa del martirio, qui a Nettuno per concludere il viaggio. Un viaggio che non era partito così, era partito come un viaggio storico e alla fine ha avuto anche un risvolto religioso. Io credo che a volte le cose non accadano a caso, anche perché appunto non era programmato, e poi Santa Maria Goretti è la santa patrona anche della mia città, quindi per strani eventi, strane concomitanze, ci siamo trovati a fare questo viaggio. Della storia di Santa Maria Goretti, famosa in tutta Italia, esiste anche un film, qui sotto vi posto il relativo link, che troverete su YouTube. Se vi piace, se vi è piaciuto questo video, vi invito sempre a mettere un like, a seguirmi e a continuare a vedere le nostre scorribande in Italia e nel mondo. Un abbraccio.